Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere, come state appunto vedendo adesso dalla preview, come realizzare questo effetto di invisibilità. È una procedura abbastanza lunga, quindi seguitemi attentamente. Non è difficilissimo, si riesce a fare, però bisogna essere abbastanza coordinati. Prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. Io ho aperto After Effects, ho importato la mia sequenza, nel mio caso questa, con questo bellissimo soggetto, che sarei io, e la prima cosa che andiamo a fare, e la prima cosa che ci servirà appunto, è avere un'immagine dello sfondo senza appunto il nostro soggetto. Quindi per farla io cosa ho fatto? Sono andato in composizione, salva fotogramma con nome, ho fatto file, lui ci aprirà la coda di rendering, come vedete la nostra composizione con il nostro fermo immagine, clicchiamo su Photoshop, invece di sequenza Photoshop io vado a mettere sequenza in JPEG, dopodiché facciamo ok e lo salviamo. Io adesso non lo faccio perché ce l'ho già. Una volta che l'avete salvato lo importate su After Effects, come vedete, eccolo qui, lo prendete e lo importate nella sequenza e lo portiamo al di sopra del nostro video. Ora iniziamo ad andare a rinominare in modo da non fare casino, quindi vado a rinominare questo che lo chiamo originale, che è il nostro video originale, e questo lo vado a chiamare sfondo. Ora vado a duplicare il mio video originale, lo porto al di sopra, mi porto praticamente dove voglio che inizi il mio effetto, quindi più o meno in questo punto, e lo vado a tagliare, quindi faccio Command Shift D, come vedete lo taglia. Questo deselezioniamo sfondo che al momento non ci serve, anzi lo portiamo praticamente pari al livello che siamo andati a tagliare, in modo che da qui inizierà appunto il nostro effetto di trasformazione. Quindi torniamo su originale, facciamo doppio clic, come vedete ci apre il nostro livello, e quello che dobbiamo andare a fare è selezionare la nostra persona in modo da ritagliarla dallo sfondo. Per fare questo useremo il nostro pennello rotoscopio. Se non sapete come si usa vi lascerò un link in descrizione di un tutorial che avevo già fatto su come utilizzare appunto il pennello rotoscopio. Quindi una volta selezionato andiamo a selezionare appunto la nostra persona. Tenendo premuto Command, se ci spostiamo a destra e a sinistra col mouse andiamo ad aumentare o diminuire la grandezza del pennello. Quindi quello che dobbiamo andare a fare adesso è andare a selezionare il nostro soggetto da ritagliare. In questo modo, come vedete qui ci ha preso questa parte, per andare a togliere schiacciate Alt, come vedete diventa rosso col simbolo meno, e in questo modo andiamo a togliere. E poi andiamo a rifinire le nostre parti in modo da selezionare interamente la nostra immagine. Dopodiché, una volta selezionato, quindi ora i casi sono due: o andate avanti fotogramma per fotogramma e accurate che la selezione non si sposti mai, oppure se avete un netto distacco fra lo sfondo e la persona tipo me, potete anche fare play e aspettare appunto che calcoli da solo il tutto. Io ora taglierò il video perché altrimenti durerebbe troppo, quindi ci vediamo a operazione terminata. Bene, una volta finito di fare appunto la nostra selezione completamente fino alla fine, per velocizzare la procedura dopo andremo schiacciando su blocca, praticamente ci va a fare una sorta di rendering di quello che siamo andati a fare.
in modo che ci alleggerisca il lavoro dopo. Quindi schiacciamo su blocca e lui praticamente andrà a fare tutto il rendering di tutta la nostra selezione che siamo andati a fare. Bene, una volta finito vi verrà appunto fuori questa segnalazione che vi dice appunto che è andato a eseguire il rendering. Quindi torniamo sulla nostra composizione. Se noi adesso lo andiamo a isolare, come vedete c'è rimasta solo la nostra persona. Adesso il mio non è venuto selezionato benissimo, ma non è un problema, l'effetto riusciamo a ottenerlo lo stesso. Ora andiamo a duplicare il livello ancora e andiamo col tasto destro, facciamo precomposizione, lo chiamiamo appunto persona, facciamo sposta tutti gli attributi in una nuova composizione e spuntiamo anche a regola la durata della composizione in modo che ce la crei a lunghezza dove siamo andati a tagliarla prima praticamente. Facciamo ok e come vedete ci ha creato la nostra precomposizione. Ora deseleziono questo, lo porto al di sotto che lo teniamo che non si sa mai, questo rinomina e lo chiamiamo originale. Bene, a questo punto quello che dobbiamo andare a fare è andare a togliere le ombre, perché quando andrà a scomparire appunto la nostra immagine, di conseguenza dovranno sparire anche le nostre ombre. Quindi cosa facciamo? Andiamo a duplicare di nuovo il livello persona, disattiviamo gli audio che intanto non ci interessano, poi andiamo a rinominare e lo chiamiamo ombre, selezioniamo la sequenza ombre, andiamo su rettangolo e praticamente andiamo a fare una maschera di questo tipo. Una volta fatta la maschera, se noi adesso andiamo a isolare, come vedete ci ha tolto tutto e non è quello che vogliamo, quindi andiamo a inserire un effetto che si chiama appunto imposta mascherino o, se avete la versione inglese, set matte. Quindi imposta mascherino, lo prendiamo, lo mettiamo appunto sul livello ombre, gli andiamo a dire seguimi la maschera delle persone, quindi qui su prendi mascherino da livello mettiamo persona e andiamo a invertire la nostra selezione. In questo modo vado ad attivare, se noi andiamo ad abilitare lo sfondo, come vedete va via l'ombra. Ora per fare un distacco un po' meno netto, qua come vedete il distacco è troppo netto, ci portiamo all'inizio da dove iniziano appunto i nostri effetti, andiamo in trasformazione, qui mettiamo opacità 0, attiviamo il marcatore, andiamo un po' più avanti e lo portiamo a 100. Ora andiamo a prendere il nostro livello persona, lo portiamo al di sopra delle altre sequenze, ci portiamo qui all'inizio, adesso andiamo a disattivare di nuovo lo sfondo. Praticamente quello che dobbiamo andare a fare adesso è dare un effetto appunto per passare da persona visibile a invisibile. Quindi andiamo a fare una nuova tinta unita, quindi facciamo nuovo tinta unita, la facciamo bianca, ok, io lo vado a chiamare frattale in questo modo e appunto andiamo a mettere l'effetto che si chiama disturbo frattale, nel caso non l'abbiate in inglese è fractal noise, quindi disturbo frattale, lo prendiamo, lo mettiamo sopra la nostra tinta unita,
ossia frattale. Come tipo frattale gli andiamo a dare progressivo dinamico, andiamo ad aumentare il contrasto tipo a 1500, va bene così, e quello che dobbiamo andare a fare adesso è all'inizio appunto del nostro effetto, ossia qui dove siamo ora, andiamo a spuntare il marcatore di luminanza e lo portiamo tutto bianco. Dopodiché ci portiamo qui nel secondo fotogramma dove appunto finirà la transizione d'effetto e viceversa lo andiamo a portare tutto nero. In questo modo. Ovviamente adesso sembra che non succeda niente, perché in realtà non succede niente. Quello che dobbiamo andare a fare ora è su traccia maschera, se non ce l'avete basta switchare qui, e andare a mettere mascherino luma frattale. Andiamo ad abilitare il nostro sfondo, quindi andiamo a vedere che il nostro disturbo, perfetto. Ovviamente questo non è il risultato che vogliamo, perché comunque vogliamo che si intraveda la persona, quindi torniamo a duplicare il nostro livello persona, lo portiamo al di sotto di quella originale e questo lo vado a chiamare appunto bordi, che sarà la parte appunto che ci viene in trasparenza. Quindi adesso torniamo nei nostri effetti, che gli andremo a applicare appunto l'effetto trova bordi o find edge, nel caso non l'abbiate in inglese, quindi trova bordi, lo prendo, lo posiziono sopra a bordi. Adesso vado a disattivare questo in modo che vediamo bene quello che succede. Qui andiamo a mettere un 1,5 più o meno, 2, 1,5, 2 va bene, e mettiamo inverti. Ovviamente non è quello che vogliamo, quello che dobbiamo andare a fare ora è andare ad applicare innanzitutto un altro effetto che è tinta o tint se l'avete in inglese. Quindi applichiamo e in bordi come metodo di fusione invece di normale andiamo a mettere aggiungi. In questo modo, come vedete, abbiamo, adesso vado ad attivare anche gli altri effetti. Ora andiamo a disattivare in bordi, andiamo a disattivare l'effetto luma di prima, in questo modo ci rimane più visibile, come vedete. Ora sempre in bordi andiamo ad applicare sempre l'effetto di opacità, quello che siamo andati a attivare prima, quindi ci portiamo all'inizio e selezionando il marcatore lo portiamo a 0, andiamo nell'altro marcatore e lo portiamo al 100%, in modo che anche questo effetto risulti praticamente parte dall'opacità 0 fino ad arrivare al 100%. Ora andiamo ad applicare un altro effetto sempre su bordi che si chiama riduzione semplice o simple cooker, nel caso l'abbiate in inglese. Quindi riduzione semplice lo andiamo a importare qui e ci mettiamo come vedete va a modificare il livello del mascherino. Io lo porto a un 1,3, 1,5, 1,5 in questo modo. Bene, ora quello che dobbiamo andare a fare adesso è, come vedete, lo sfondo rimane piatto, soprattutto qui dalle righe, e noi vogliamo andargli a dare un minimo di deformità, in modo che sembra appunto che ci sia qualcosa davanti.
Per farlo andiamo a interagire sullo sfondo e gli andiamo ad applicare un effetto che è mappa di spostamento. Prendiamo, portiamo su sfondo, gli andiamo a dire su livello di mappa di spostamento selezionami la persona, come vedete ci ha già spostato il bordo, e anche qui se andiamo a interagire su questi livelli ci va a spostare più o meno il bordo. In ogni caso ci portiamo sempre all'inizio del nostro effetto, quindi nel primo marcatore, e lo andiamo a mettere 0 e 0, quindi mettiamo i marcatori, ci spostiamo in avanti, io vado a mettere un 25 e un 5 in questo modo, quindi anche qui risulta. Ora vado a ridurre la qualità per video perché altrimenti, come vedete, questo è il nostro effetto. Quindi passa da visibile a invisibile. Adesso il mio è molto lento perché purtroppo col programma per registrare diventa tutto molto lento. Comunque questo è il nostro effetto. Dopodiché sta a voi se lasciarlo comunque fino alla fine, ossia finché non scompare dall'immagine, oppure io ad esempio non mi ricordo più, adesso più o meno qui avevo fatto l'operazione inversa, ossia in ombre vado ad attivare da 100%, le vado a riportare, mi sposto avanti un po' a 0. In bordi stessa cosa, aspetta che torno ad aprire qui, quindi qua in bordi ci spostiamo su il primo marcatore, andiamo a selezionare il 100%, ci spostiamo al secondo, lo andiamo a portare a 0, in disturbo frattale uguale, quindi effetti disturbo frattale, ci portiamo nel primo marcatore qui e mettiamo la luminosità, applichiamo il marcatore, ci portiamo alla seconda e praticamente lo riportiamo tutto al bianco in modo che ricompaia la nostra immagine. Anche la mappa di spostamento nello sfondo, andiamo sul fotogramma qui, andiamo a selezionare i due marcatori, ci portiamo alla fine e li riportiamo a 0 e 0. Nello sfondo oltretutto andiamo a fare un'altra cosa, quindi mi porto all'inizio qui, vado a metterlo allo 0%, mi porto avanti e lo vado a mettere al 100% in modo che si veda meglio le ombre. Stessa cosa qui, 100%, mi sposto avanti e lo porto allo 0 in questo modo, e questo è praticamente il nostro video finito. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial. Io vi ringrazio di avermi seguito, spero che vi sia piaciuto, è un po' lungo ma insomma se uno si applica un minimo e sta ben ordinato ci si riesce tranquillamente. Quindi vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto,
commentate per qualsiasi cosa, qualsiasi richiesta, qualsiasi domanda, visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!